Chi meglio degli americani può parlare di SUV e crossover? Sappiamo che al di là dell'oceano amano particolarmente questi tipi di auto, sono stati tra i primi a costruirli, a realizzarli. Oggi siamo in compagnia di una Cadillac, la nuova XT5. Gli americani la chiamano crossover perché per loro è un'auto piuttosto compatta. Io invece parlerei più di SUV perché siamo intorno a una lunghezza di 4,8 metri. Cosa vuol dire? Che questa Cadillac XT5, pensate, è grande esattamente come una BMW X5 ed è soltanto un po' più piccola della nuova Q7 che ormai supera i 5 metri. Ma iniziamo a vedere un po' com'è fatta questa Cadillac XT5. Beh, il frontale ricorda molto il nuovo family feeling introdotto e sviluppato da Cadillac, quindi con linee tese e molto aggressive. Abbiamo una calandra molto grande, cromata, con il logo Cadillac qui in bella mostra, che è stato da poco ristilizzato. La parte più originale, come al solito in queste nuove Cadillac, però sono i gruppi ottici, che anche in questo caso sono a LED, ma hanno questa firma luminosa veramente particolare, perché si dilunga nella carrozzeria. Addirittura qui prosegue nelle luci fendinebbia, sempre a LED, prese d'aria e protezioni sottoscocca un po' dappertutto, per sottolineare l'appartenenza al mondo degli sport utility. Ci muoviamo sulla fiancata, dove troviamo cerchi in lega all'americana, guardate, sono cromati, molto eleganti, agli americani piacciono così, con un diametro di 20 pollici, un logo Cadillac qui che ci ricorda la noblesse di quest'auto, cromature un po' dappertutto ovviamente, e ci spostiamo sul retro, dove ritroviamo le stesse linee tese, la stessa aggressività e gli stessi spigoli che abbiamo visto davanti, e anche gli stessi fari, perché guardate la forma di questo gruppo ottico, sempre a LED, ha sempre questa porzione di luce che si incunea nel metallo della carrozzeria. Bella la firma Cadillac all'interno del gruppo ottico. Anche qui le cromature abbondano, c'è un piccolo spoiler perché comunque è un SUV piuttosto sportivo questo XT5, e anche qui una protezione sottoscocca vistosa che integra i due terminali di scarico. Già che siamo qui, però, come al solito andiamo a vedere com'è il bagagliaio di questo SUV, che, vi ripeto, per gli americani mi fa sempre sorridere questa cosa, perché per gli americani è un mid-size SUV, cioè un SUV medio. Il loro full size, guardate, ovviamente è l'Escalade, guardate quanto è grosso. Ecco, per loro questo è il SUV normale. L'XT5 quindi è un SUV compatto, da noi ovviamente, però sul mercato europeo con queste dimensioni l'XT5 è un full size SUV, un SUV molto grande ovviamente. Dimensioni grandi vuol dire bagagliaio grande. Per gli americani è fondamentale la capacità di carico, abbiamo 850 litri di capacità, quindi un bagagliaio veramente enorme e anche ben studiato, direi un po' alla tedesca, guardate, con queste soluzioni modulari per dividere e fermare bene il carico. È anche rivestito con materiali di qualità. E poi qui vedo la classica leva, questo ce l'abbiamo anche noi europei, che ci permette di sganciare il divanetto e di abbassarlo praticamente con un sol colpo. Adesso però seguitemi dentro. Siamo al volante di un SUV di lusso all'americana. Vediamo quindi qual è l'approccio negli Stati Uniti a questo tipo di auto. Beh, rispetto alla concretezza delle auto americane, diciamo normali, quelle di lusso devo dire che hanno una qualità per i materiali e gli assemblaggi veramente notevole, forse quasi a livello delle migliori tedesche. Guardate che bella questa plancia, ha questa pelle scamosciata, pelle su tutto il cruscotto, eccola qui con tanto di cucitura a vista, e poi guardate il dettaglio di questa bocchetta di ventilazione incastonata tra legno e alluminio. Attenzione, perché sono tutti materiali veri, cioè vera pelle, vero legno e vero alluminio. Non è scontato, ho trovato anche su auto di gran classe materiali finti. Anche il pannello porta è ben studiato, qui c'è pelle, la plastica dura, vedete, la troviamo solo lontano dagli sguardi. Stesso discorso per i sedili, che sono in pelle, riprendono qui lo chevron del marchio Cadillac, e sono ovviamente all'americana, quindi non troppo sagomati, ma pensati proprio per garantire grande comodità. Vedete che sono in pelle traforata, perché ovviamente abbiamo la possibilità di riscaldarli e di ventilarli in estate. Il volante invece
è molto classico, ha la corona un po' grande, perché in America piace così, però anche qui lo trovo abbastanza ben fatto perché è rivestito in pelle e ha questo bel inserto in legno incastonato in una cornice di alluminio. Forse sono solo i tasti che sono in plastica, non eseguiti in maniera eccelsa, devo dire, forse sono anche un po' troppi, rischiano forse di confondere un po'. Al centro della plancia il grande protagonista è il sistema di infotainment Q, un po' la punta di diamante del gruppo General Motors, un sistema ben fatto, ha un display molto grande con una risoluzione elevata, queste porzioni nere che lo fanno sembrare addirittura più largo di quello che è. L'unica cosa che non mi convince tanto sono questi tasti con superficie diciamo soft touch, che a volte non sono così immediati durante la guida, specialmente il volume, si fa un po' fatica a tirarlo su e giù, vedete? Forse una classica ghiera, una manopola sarebbe stata sicuramente più facile da utilizzare. Molto classico il quadro, che ha due strumenti analogici, devo dire molto sobri, numero di giri e velocità, e al centro invece abbiamo un bel display con una buona risoluzione, una buona risposta ai comandi, con tutte le informazioni che ci servono. Possiamo cambiare anche diverse grafiche e avere diverse informazioni del computer di bordo. Il tunnel centrale invece è forse la parte un po' più povera di questa XT5. Bella la pelle qui che avvolge il vano e la plancetta del climatizzatore, ben realizzata. Qui forse però c'è un po' troppa plastica, avrei preferito qualcosa di più raffinato. Siamo sempre su una Cadillac. Nel vano porta oggetti, oltre alle prese USB abbiamo anche la superficie che permette di ricaricare wireless il proprio smartphone. Una bella chicca di questo abitacolo è però questo specchietto retrovisore. Guardate che magia, praticamente è uno schermo ad alta risoluzione che riprende quello che accade dietro la nostra vettura, anche in movimento ovviamente, grazie a una telecamera specifica. Vedete, basta tirare questa leva per passare dallo specchio classico, elettrocromico in questo caso, alla telecamera. Secondo Cadillac la telecamera permette al guidatore di avere una visibilità aumentata del 300% al posteriore. Io l'ho utilizzato, è vero, è molto bello, può dare soltanto un po' di fastidio durante il movimento, ma forse è solo questione di abitudine, anche perché in futuro secondo me li vedremo sempre di più. Adesso però andiamo a vedere come si viaggia dietro questo XT5. Sapevo che agli americani piace viaggiare super comodi, ma francamente non immaginavo fino a questo punto, perché sull'XT5 non siamo solo molto alti da terra, ed è veramente piacevole perché si domina la strada tutto intorno, anche se si è seduti dietro, ma abbiamo anche tantissimo spazio per le gambe. Il passo generoso di 2,8 metri, guardate quanto spazio ha permesso di ottenere, sia per le ginocchia, e posso anche allungare le gambe. Anche se c'è seduto qualcuno di più alto, c'è sempre grandissimo spazio per chi sta dietro. Attenzione però anche in questo caso il vizio degli europei, cioè stanno comodi due passeggeri. Il quinto è un po' più sacrificato perché vedete il divanetto non è proprio pensato per un quinto passeggero. Un peccato, perché nonostante la presenza della trazione integrale gli americani sono riusciti, guardate che meraviglia, ad annullare il tunnel, quindi il pavimento è perfettamente piatto, quindi un quinto passeggero secondo me ci sarebbe stato alla perfezione. Bella qui la plancetta del climatizzatore dedicata a chi sta dietro, con due bocchette, tutto dei comandi dedicati, addirittura con sedili riscaldati posteriori. Abbiamo detto però più volte che siamo su un SUV all'americana, e lo è anche sotto la pelle fino in fondo, quindi andiamo a guidare e vediamo un po' come si comporta sulle strade di Berlino. Per guidare ho scelto un altro esemplare di colore grigio, anche perché in questo modo posso farvi vedere come cambiano gli interni e come si possono personalizzare. Questo esemplare per esempio ha un allestimento decisamente più sportivo, la pelle di colore scuro, e poi ci sono finiture che ricordano la fibra di carbonio, quindi c'è più sportività. Ma adesso veniamo un po' alla tecnica, cerchiamo di capire qual è lo scheletro e cosa si nasconde sotto il cofano di questo SUV statunitense. Ma prima di tutto la piattaforma. La XT5 viene costruita in uno stabilimento negli Stati Uniti, nel Tennessee, della General Motors, su una architettura completamente nuova, che fa largo uso di acciaio ad alta resistenza e soprattutto di alluminio. Questi materiali nobili hanno permesso allo scheletro della XT5 di risparmiare qualcosa come 68 kg rispetto al vecchio telaio della SRX, il modello precedente che questa XT5 va a sostituire.
Per quanto riguarda il motore invece troviamo un'unità tipica americana, cioè un motore V6 a 6 cilindri realizzato in alluminio. Anche questo è di nuova concezione ed è un motore da 3,6 litri aspirato, in grado di erogare 314 cavalli, quasi a 7000 giri. Quindi è un motore a cui noi non siamo più tanto abituati in Europa, perché ha un'erogazione molto pulita e soprattutto un allungo infinito, si arriva fino a 7000 giri con una pastosità e una piacevolezza di guida difficile da trovare sui moderni turbo. Pur senza un sistema di sovralimentazione, questo V6 è in grado di erogare 368 Nm, ovvio, non subito appena premiamo il pedale, ma comunque a 5500 giri, quindi per trovare un po' di spunto su questa XT5 bisogna un po' premere con il pedale del gas. In compenso però garantisce una piacevolezza di guida unica, un motore di questo tipo dalla filosofia veramente americana. Agli americani piace su questi SUV, su questi grandi crossover, avere grande pastosità, grande elasticità, ma soprattutto massimo comfort. Adesso provo a fare una bella accelerazione per farvi assaggiare il carattere di questo motore, soprattutto il suo allungo, ma anche il suo sound. Sentite qui il V6 Made in USA. Anche selezionando la modalità di guida più sportiva non troviamo mai una XT5 aggressiva pronta a divorare le curve, quanto piuttosto un crossover con cui affrontare lunghi viaggi avvolti nel massimo comfort, nella massima silenziosità. Il tutto però con un motore molto elastico e pastoso, veramente piacevole da sentire sotto il piede. Della stessa pasta è anche questo cambio automatico di serie offerto insieme alla trazione integrale all-wheel drive. Abbiamo un convertitore di coppia a 8 rapporti. Anche in questo caso l'indole è tipicamente a stelle e strisce, quindi non aspettatevi cambi marcia fulminei, ma abbiamo un cambio con logiche di gestione ben fatte, ma sempre dolce, sempre volto a garantire il massimo comfort e la massima comodità nel cambio marcia. Della stessa pasta ovviamente è anche lo sterzo. Un po' me l'aspettavo perché tante auto americane sono così. Devo dire che non incontra proprio il gusto di noi europei e anche il mio gusto personale, perché oltre a una corona di sterzo forse un po' troppo ampia, è un po' lento e forse sempre un po' troppo acquoso, non mi fa mai capire bene dove stiamo andando a mettere le ruote, ma tant'è, è uno sterzo forse più pensato per mettersi con il cruise su una bella highway americana e andare dritto miglia dopo miglia. In compenso abbiamo uno schema sospensivo piuttosto raffinato e direi finalmente su un'auto americana, perché davanti abbiamo il classico schema McPherson, mentre dietro abbiamo sospensioni indipendenti multilink a 5 bracci, quindi non male, e questo ha permesso di avere un telaio, un assetto abbastanza reattivo. Sempre parlando di un'auto americana, non abbiamo più tutto quel coricamento che trovavamo sulle auto americane di qualche anno fa, ma la XT5 va a trovare quasi subito l'appoggio e quindi è abbastanza piacevole da guidare anche ad alto ritmo. Direi moderno e piuttosto completo anche l'elenco dei dispositivi ADAS di assistenza alla guida. Abbiamo il cruise control adattivo, fondamentale per un americano, credo che impazzirebbe senza su un'auto del genere, anche però con mantenimento della carreggiata, quindi sentirete piccole correzioni di sterzo durante le curve con un, diciamo, accenno di guida autonoma, ma abbiamo anche la frenata di emergenza in grado di individuare anche eventuali pedoni, quindi abbastanza avanzata, e il monitoraggio dell'angolo cieco. L'unico appunto che non mi è piaciuto tanto riguarda il sistema di telecamere a 360 gradi e compresa la retrocamera, che non ha una bellissima risoluzione. Guidare un'auto come questa dal sapore puramente americano è un vero piacere, soprattutto per noi che siamo abituati a motori piccoli, a motori diesel. Un V6 come questo regala una piacevolezza di guida per noi un po' sconosciuta. L'altro lato della medaglia sono i consumi. Dunque questo V6 in alluminio è abbastanza
moderno e raffinato e di nuova concezione, vi ho detto. Infatti ha addirittura un sistema e una tecnologia cylinder on demand, potremmo dire. Quindi appena può, quando non siamo a pieno carico, disattiva 2 dei 6 cilindri, trasformandosi di fatto in un V4. In questo modo cerca di limitare al massimo i consumi di carburante. Nel corso del nostro breve test qui di prime impressioni in Germania siamo riusciti a stare, pensate, intorno agli 11,5 litri ogni 100 km. Di certo non un valore da record, ma per un'auto con tutta questa potenza a benzina 6 cilindri, trazione integrale, cambio automatico e soprattutto con un peso di 1900 kg rotti, direi niente male. Ma quanto costa guidare un crossover 100% made in USA? I prezzi sono secondo me abbastanza interessanti, perché l'XT5 parte da 48.800 euro e la versione top di gamma, quella che sto guidando io adesso, è intorno ai 66.800 euro. Certo, cifre importanti, ma stiamo sempre parlando di un SUV di 4,8 metri di lusso. La cosa interessante è paragonare il listino della XT5 alle competitor tedesche, perché abbiamo scoperto che praticamente al prezzo di una BMW X5 6 cilindri a gasolio base, quindi con un allestimento abbastanza scarno, riusciamo a prendere la XT5 invece nell'allestimento top di gamma con tutto e di più. Ovviamente quello che manca alla XT5 per sfondare davvero in Europa e soprattutto in Italia è una motorizzazione diesel più adatta ai costi di gestione che ci sono nel nostro paese. Il tempo a nostra disposizione termina qui. Spero come al solito però di essere riuscito già a trasmettervi qualcosa di questo SUV americano. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Secondo voi ha qualche chance sul nostro mercato? Io adesso vi saluto, ciao e alla prossima auto!